Cosa sarà mai questo obiettivo? Un obiettivo per truppe d'assalto, corazzato, robusto, impermeabile, indeformabile. È il Sony EPZ18-110 F4 Serie G OSS che ho potuto provare grazie a RCE Foto Livorno di Luca e Gabriele. Due appassionati veramente, perché altrimenti non si metterebbero in casa un obiettivo come questo, così particolare, un obiettivo particolare, introvabile come il 200-500 2.8 Sigma, il 201.8 Canon, questo qua, quest'altro ve ne ho parlato da poco, il 150-400 F45 della Olympus, un'altra leggenda. Non lo farebbero se non ci fosse la passione, una passione per la fotografia presa in generale e anche ovviamente per l'usato, un usato di qualità, perché sembra tutto nuovo, un usato di qualità garantito, questa è la grande differenza. Quindi grazie Luca, grazie Gabriele, ma grazie RCE Foto Livorno. Un obiettivo raro, sì, inconsueto da vedere sulle fotocamere, già perché nasce per le riprese video, nasce per la serie cinema di Sony. Ho fatto un giro con questo obiettivo che, vi confesso, quando l'ho visto mi sembrava appunto corazzato, pesantissimo, invece è leggero, pesa davvero poco. Mi ha colpito questo aspetto, e non solo quello del peso ma anche il bilanciamento, anche perché nel momento in cui andiamo a variare la lunghezza focale, possiamo farlo manualmente o con questo switch, l'obiettivo non si sposta, non si scombina perché non cambia la sua lunghezza. E allora è davvero comodo, pratico, pensato per le clip. Andiamo a vedere come è fatto. La prima cosa che mi ha colpito, non c'è il pomello per girare l'obiettivo, ma già nasce per il cinema, quindi non serve fare una ripresa verticale. Non dimentichiamolo. E poi il paraluce. Il paraluce vale il costo del biglietto, un paraluce di quelli seri. Un comando per staccarlo, per sganciarlo. Un altro comando che avete visto qua, che è quello che ci consente di chiudere la palpebra. Fantastico, certo, perché qualsiasi tipo di accorgimento deve essere adottato per preservare al meglio le nostre lenti, perché montare il filtro, il cappuccio davanti, è impossibile. Molto ben realizzato. E poi l'obiettivo. Come potete vedere da tutte queste dentature si capisce che è nato ed è stato concepito per tutte le strutture, tutte le attrezzature del focus follower, gli stabilizzatori e le sovrastrutture che insieme alla camera possano essere montate per effettivamente sfruttare al meglio questo bellissimo obiettivo. Switch, che è quello che ci consente di ottenere il click oppure il movimento fluido sulla prima ghiera, quella che comanda i diaframmi. Una ghiera che comunque possiamo lasciare comodamente in automatico, come vediamo contrassegnato da questa parte con questa A. Quindi in questa maniera manovriamo dalla fotocamera i diaframmi, ma altrimenti possiamo muoverli da qua con il click che vado a selezionare da quest'altra parte, oppure in maniera, come vedete, fluida, senza click, perché ho cambiato l'impostazione. La seconda ghiera è quella invece dello zoom, della variazione di focale. Anche in questo caso posso scegliere se utilizzare il motore interno, che è un motore assolutamente silenzioso, oppure farlo manualmente. Questa è una cosa che mi ha colpito e vi dico subito anche il perché. Innanzitutto andiamo a selezionarlo in manuale attraverso questo switch, così non si danneggia il motore. In questa maniera la lente, la variazione è molto più fluida ma soprattutto veloce, perché una cosa che mi ha colpito di questo obiettivo è che a dispetto del prezzo e di questa sua estrema qualità dal punto di vista ottico ma anche di performance di dialogo con la camera pensato per il cinema eccetera, manchi la possibilità per esempio di settare la velocità dello zoom, e quindi quando lo uso in maniera servo con questo comando, cioè elettronicamente, è vero che è sensibile al tatto, quindi posso con una piccola pressione farlo avanzare o indietreggiare passo passo oppure accelerare la sua corsa, ma mai accelerata quanto posso farlo in manuale.
E a proposito di zoom, mi viene in mente una miglioria sensibile che ho riscontrato rispetto al vecchio per così dire 28-135, dove non compariva nel display della camera la lunghezza focale, e questo metteva un pochettino in difficoltà perché non si sapeva mai, concentrati sulla scena, seguendo quindi l'immagine, quello che sta succedendo, se ero già prossimo alla fine corsa in un senso o nell'altro. Invece qui ci dice se siamo a 90, se siamo a 100, se siamo a 50, e possiamo capire quanto abbiamo dietro e quanto abbiamo davanti. Per fortuna Sony ha posto rimedio. Steady Shot, uno dei comandi più importanti e anche impressionanti per come funzionano bene, si comanda con questo switch, la stabilizzazione. E poi c'è quella del manual focus, quest'ultima, che come si può vedere dalla stampigliatura proprio sul barilotto dell'obiettivo, basta semplicemente spostarla in avanti o indietro per attivare un fuoco manuale in continuo, e quindi non solo andare a correggere quello che l'autofocus fa, correggere nel senso di modificare secondo il nostro estro artistico, ma anche intervenire quando quelle rarissime volte non va proprio a fuoco, gli si dà quell'aiutino e la macchina aggancia. A proposito di camera, l'ho provato sulla Sony A6004, ve l'ho presentato in un video a parte perché ancora oggi è una macchina che ha molto da dire, merita davvero di essere tenuta in considerazione, tanto più quando la troviamo nel mercato dell'usato. Un altro selettore è questo che troviamo qua da quest'altra parte, che ci blocca praticamente lo zoom, e quindi quando lo mettiamo a riposo, se vogliamo. Comincio dalla qualità dell'immagine, sulla quale mi soffermerò meno su quella fotografica, perché giudicherò più nel suo ambito specifico, quello settoriale, cioè delle immagini in movimento. Infatti, lasciatemi dire che non vale quanto un 2470 o un 2405 in termini di immagine complessiva. Mi spiego meglio. Le foto al cane o quelle del turismo vacanziero riusciranno più grintose, più sature, più colorate con un 24-105 dedicato alla fotocamera. Soprattutto questa è una cosa che noteranno i dilettanti, gli appassionati che non hanno tanta voglia di entrare nel tema fotografico. Questo è un obiettivo per palati fini, dotato di una copertura della luce omogenea, cioè quasi assenza di vignettatura, una compostezza di linee e di forme che allontanano la maggior parte delle deformazioni prospettiche e quelle intrinseche all'ingegneria di un grandangolo, per esempio. Colori naturali, pronti per essere affidati ai plugin e tornare quindi splendidi e saturi con log che decidiamo di utilizzare, e anche, non dimentichiamolo, un fuorifuoco che sembra persino più vicino a un 2.8 che a un 4, tenero, bello, morbido, ma soprattutto nel file ci sono tutti i dettagli che cerchiamo, cioè ci sono quelli giusti, quelli corretti. È una cosa un po' difficile, se vogliamo, da spiegare, ma chi mastica di fotografia senz'altro avrà capito. È un file pronto, c'è tutto quello che deve esserci. Poi vogliamo aggiungere più saturazione perché ci piace così, possiamo farlo. Vogliamo spingere un po' più sul dettaglio perché voglio rendere più croccante ancora quella cosa, benissimo. Ha comunque una caratteristica che, è vero, avvicina fino a 40 cm il soggetto in modalità grandangolare, ma si sposta ad 1 metro quando utilizziamo i 110 mm. E questo è un pochettino un limite, perché è così bello questo obiettivo, è così... Anche la resa è così ricca di sfumature e così piacevole il fuorifuoco che viene proprio l'intenzione, nasce il desiderio di avvicinarsi al soggetto come per esaltarlo, ma purtroppo non si può fare. Ci mettete un anellino da 12 o da 20 e siamo di nuovo a cavallo, ve lo testimoniano, penso, le immagini che stanno passando in sottofondo. Quindi ricchezza di sfumatura, una bellezza che comunque sono sicuro anche chi non è avvezzo all'esame fotografico così attento e preciso noterà, non mancherà di notare, perché si vede che c'è una compostezza un po' diversa. Rispetto al modello precedente, il 28-135, la qualità è la stessa, forse qui c'è un pochettino più di trasparenza in più, di realismo in più. Però è un po' il gioco della coperta. Da una parte potremmo trovarci privati di quei 25 mm che rendevano il 28-135 un medio tele,
interessante per avvicinare l'oggetto, per contestualizzarlo un po' meglio. Qui si arriva presto a fine corsa, è così bello che si vorrebbe non finisse mai. Però è anche vero che abbiamo guadagnato 18 mm come partenza, il che lo rende effettivamente più polivalente, diciamo la verità. Bello, bello, molto bello, ma se non vado a dotare la mia fotocamera di tutte le strutture che servono per agevolarmi la vita da videomaker, posso vanificare il mio investimento per un obiettivo specializzato come questo. In altre parole, cari amici, riprendere a mano libera con un obiettivo come questo, sì, d'accordo, può essere stabilizzato, però senza avere una maniglia, uno stabilizzatore, un display esterno, questo sì, fa il suo, però siamo sempre confinati in un ambito un pochettino, diciamo, amatoriale, e non dimentichiamo anche un alloggiamento per i filtri ND che a volte li troviamo in camera, ma sono fondamentali per mantenere il frame rate. E poi c'è la costruzione parafocale che oltre a questa bella luminosità costante di f4 consente di mantenere a fuoco il soggetto anche quando si va a modificare la lunghezza focale, quando con lo zoom andiamo a variare. Uno strumento non si può comprendere fino in fondo finché non viene messo alla prova nel suo ambito specifico. Mentre facevo le foto in giardino o le riprese delle clip su soggetti facili, lento movimento, l'ondeggiamento di un fiore, eccetera, è un conto, ma l'azione è diversa. E allora un mio amico mi ha invitato ad un test di un prototipo di Escate che ha messo a punto da poco. Quale migliore occasione per mettere alla prova? Come dice quel famoso detto, quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. È qui che emergono tutte le qualità di questo magnifico obiettivo, ma veramente bello, distorsione praticamente nulla, capacità di mettere, di raccordare le luci artificiali, quelle diurne, quelle della sera, metterle insieme con una scena naturale e mantenendo anche il giusto grado di contrasto. Beh, insomma, queste sono le qualità che contano in un obiettivo. Capacità di mantenere il fuoco anche quando il soggetto si allontana, si mischia alla penombra. Brava Sony, bellissimo, davvero. Ho girato su una testa video e ho provato anche qualche cosa a mano libera, ma come ripeto, servono gli strumenti adatti per sostenerlo. In conclusione, a chi serve questo obiettivo? C'è un vecchio detto: non c'è vento propizio al marinaio che non ha una rotta. E questo dovete tenerlo presente perché è un detto che non è mai così vero come in questo caso. Se lo acquistate per avere uno zoom fotografico e per farci anche qualche ripresa, rimarrete delusi perché questo è un campione, è un mostro nel suo ambito di pertinenza, cioè nel riprendere delle immagini in movimento, ma poi bisogna anche metterci dietro, insomma, tutto quello che ci sta, un po' di competenza anche nel montaggio, nell'utilizzo dei log, dei plugin e soprattutto benissimo con una camera come questa, molto meglio con una camera espressamente dedicata al cinema. Ma sono cose che è inutile che vi racconti io, se state guardando questo video siete molto più informati di me su quello che è il comparto video. Del resto è un obiettivo che non è unico nel suo genere, assolutamente, però regala delle belle soddisfazioni e io sono stato molto contento di averlo provato e credo che me lo terrò ancora un po' perché mi hanno detto che potrebbe arrivare, ve lo dico, il 1855 della Fujinon, l'F2,9. Sarebbe un bel modo di metterli a confronto, no? E allora ancora una volta, come vi ho detto ultimamente, c'è da leccarsi i baffi. Ciao a tutti amici e alla prossima.